Assalamu alaikum, io sono Karim di Radicati nella Scienza. Sono felice, anzi onorato di darti il benvenuto a te che mi stai guardando alla puntata numero 0 di Radicati nella Mentalità. Anche se è una puntata introduttiva, è lo stesso piena di valore e sono sicuro che ti sentirai diverso di prima se guarderai il video fino alla fine, quindi non ti lascerà come ti trova. Radicati nella Mentalità è una serie di video che sono importantissimi, se non fondamentali, che trattano appunto della mentalità giusta da avere sia nella religione sia nella vita terrena, perché wallahi che se non avete la giusta mentalità non potrete mai fare nulla nella vita, che sia una cosa religiosa o della vita terrena. Ehi, assalamu alaikum! Sei un musulmano o uno che si interessa all'Islam? Ho una buona notizia, sei nel posto giusto. Infatti, se anche tu come me ami la religione islamica, non puoi non iscriverti al canale Radicati nella Scienza. Partiamo dal capire cosa intendo con mentalità. Con mentalità intendo tutte le convinzioni e credenze di un individuo che sono responsabili di un'azione in risposta ad uno stimolo esterno. La mentalità dunque è l'atteggiamento verso la vita e questo atteggiamento è determinato appunto dalle proprie convinzioni. Con questa serie di video andremo anche a capire la psicologia dietro all'Islam, cioè risponderemo a domande tipo perché la religione ci dice di fare questo e quest'altro, e risponderemo con la psicologia e scopriremo il senso di certe azioni nell'Islam che si ricollegano al discorso della mentalità appunto, quindi sarà una cosa molto affascinante. Non ti nascondo infatti che questa serie è la mia preferita in assoluto, per me è quella più importante. Perché 2 o 3 video di questa serie sono in grado di cambiarti la vita totalmente, non sto né scherzando né esagerando, è così. Poi perché questi video non solo sono originali, ma sono anche esclusivi su Radicati nella Scienza, poiché nessuno tratta di questi temi nella religione, eppure sono fondamentali, lo capirete. Perché questi video sono così importanti, sono così fondamentali e perché curare la propria mentalità è così importante? Per il semplice fatto che la differenza tra un fallito ed una persona di successo sta solo nella mentalità. Queste 2 persone entrambi hanno un obiettivo. Il fallito non lo inizia neanche, procrastina, rimanda dopo, trova sempre scuse ed è esperto nel trovare scuse. Ma non c'ho tempo, non sono portato, ma lo faccio dopo, questo e quell'altro. Invece quello di successo inizia e basta, senza scuse. Il fallito se inizia, alle prime difficoltà molla. Quello di successo invece, quando inizia e trova delle difficoltà, cerca le soluzioni alle difficoltà e le risolve. Il fallito ha paura di fallire ed infatti è un fallito. Quello invece di successo non ha paura di fallire, sa che fallire fa parte del gioco e così via. La mentalità poi è molto importante per resistere alla pressione sociale. Mettiamo caso che tu sei una persona che ama studiare e leggere il Corano, è una tua passione, decidi quindi di insegnare il Corano. Perché hai letto il hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam che dice che chi insegna il Corano, che chi impara e insegna il Corano è la persona migliore. Quindi tu ti crei un gruppo interessato a studiare il Corano, che sia online, che sia offline, qualunque esso sia. Ad un certo punto viene da te una persona e ti dice: ehi tu, ma dov'è la tua licenza per insegnare il Corano? Ma lo sai che per insegnare il Corano devi sapere ahkam, nun sakina, devi sapere idgham, tafkhim, nun tajwid, devi sapere questo, quando pronunci la n, l'aria deve entrare di qua, deve uscire di là, poi deve entrare di qua, poi devi girare a sinistra, poi devi pronunciare così e poi la lingua deve stare sotto. Cioè, subhanallah, ma non avete letto il profeta sallallahu alaihi wasallam disse yassiru wa la tu'assiru, subhanallah. Oppure magari voi siete esperti nella recitazione del Corano e una persona vi sente recitare قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم, e lui vi dice: oh, ma che fai? Il Corano non è mica un CD, il Corano va applicato e non cantato. Questo è per dire
Questo è per dire solamente che qualsiasi cosa voi avete intenzione di fare, ci sarà sempre qualcuno che vi metterà il bastone fra le ruote e vi andrà contro. E se non avete la mentalità giusta, ecco, per gestirli, ecco che voi mollate tutto e ritornate a guardare Netflix. Lo stesso per gli italiani ritornati all'Islam, quando magari sono ancora giovani e sotto le loro famiglie. La tua famiglia magari ti dice: ma sai, noi siamo interculturali, ci piacciono le culture, siamo aperti al diverso, siamo aperti a nuove cose e ognuno può credere a quello che vuole, eccetera, eccetera, eccetera. Poi appena dici loro: ehi mamma, sono diventato musulmano. Cosa? Sei impazzito? Ora a pranzo, colazione e cena solo maiale. Anche qua, se non avete la giusta mentalità per affrontare la situazione, è una tragedia. Comunque questo video non vuole essere un video motivazionale, per questo ci sono altri. Lo scopo di questo video è rimuovere quello che di marcio c'è nella tua mentalità, per poi installare credenze virtuose che ti aiutano nella religione e nella vita. Trarremo tutto dalla religione stessa, solamente che tratteremo tutto in maniera più scientifica e più razionale, e soprattutto tutte le cose che andrò a dire sono in totale accordo con il Aqidah, con il credo islamico. Qua apro una parentesi: una volta stavo facendo delle ricerche online e sono capitato dentro una community di musulmani. Dentro quella community mi è caduto l'occhio su una domanda di una sorella che diceva: ma la legge dell'attrazione è haram? Il proprietario della community rispose che non ne sapeva nulla, e poi ci fu una risposta che diceva più o meno così. Io ho fatto una ricerca e questa ricerca ha detto che la legge dell'attrazione, il suo scopo è far accadere le cose, mentre solo Allah subhanahu wa ta'ala ha il potere di far accadere le cose, quindi è haram. Questa risposta per me è come dire: non bisogna andare al supermercato per prendere il cibo, perché solo Allah subhanahu wa ta'ala è il sostentatore, ed è Allah subhanahu wa ta'ala che ti porta il cibo fino a sotto al naso. Cioè si mescolano cose giuste, super giuste, con cose senza senso, quindi sembra che il risultato sia giusto quando non è così, è mescolato con qualcosa di sbagliato. Per chi non lo sapesse, la legge dell'attrazione in breve dice che se vuoi raggiungere un obiettivo tu ti devi immaginare come se quell'obiettivo l'avessi già raggiunto, così attrarrai quell'obiettivo. Ma non funziona che tu stai lì ad immaginare e magicamente l'obiettivo si realizza. Questo non lo dice nessuno, non è così. La legge dell'attrazione serve a lavorare sul tuo stato d'animo e sarà quest'ultimo a fare la differenza. Per me è capitato delle volte che siete giù di morale e tutte le altre cose andranno giù di... più o meno il concetto è lo stesso. Per esempio, la legge dell'attrazione dice che non devi pensare in negativo. Abbiamo detto per esempio prima che il fallito ha paura di fallire, ed è infatti un fallito. Hai paura di rimanere solo? Bene, lo rimarrai. Se invece non hai paura di rimanere solo e te ne freghi della gente, passatemi il termine, ecco che la gente si appiccica a te. È un po' come disse il profeta sallallahu alaihi wasallam: rinuncia a ciò che ha la gente e la gente ti amerà. Quindi, come vedete ragazzi, quello che cambia è solamente la mentalità. Oppure mettiamo caso che tu litighi con tua moglie e siete magari sul punto del divorzio. Se tu hai paura di perderla, la perderai, e se invece te ne sbatti, scusatemi il termine, lei si attaccherà a te. Cosa dice il Corano a riguardo? Abbandonatele nei loro letti. Un'altra mentalità disgustosa, a mio avviso, che è presente in alcuni musulmani, in alcuni dei nostri fratelli, che mi piacerebbe confutare, e poi chiudo il video perché avete già commesso abbastanza furti, perché questo video qua dovrei metterlo 10.000 euro per il suo valore, è il fatto che quando una persona tenta di raggiungere un suo obiettivo, ci prova una volta, ci prova la seconda, ci prova la terza, poi c'è puntualmente qualcuno da noi che nell'Islam che gli dice: ma sai, ciò significa che Allah non lo vuole, Allah non l'ha prescritto per te, è prescritto che tu non farai questo. Questo subhanallah è dire bugie su Allah e pretendere di conoscere l'invisibile. Io a volte mi chiedo se quello che ha inventato la lampadina fosse stato un musulmano in un paese musulmano, che cosa gli avrebbero detto? Che lui ci ha provato per ben 2000 volte prima di riuscire ad inventare la lampadina. Ha ragione Einstein quando disse che chi
pensa che una cosa sia impossibile, non deve disturbare chi la sta facendo. La puntata 0 finisce qua e ci vediamo alla prossima, in cui vedremo come curare la propria mentalità per rimanere saldi nella fede e faticare molto meno. Ma salama. Radicati nella scienza. Ti è piaciuto il video? Bene, ricorda di mettere mi piace e condividilo con le persone a cui vuoi più bene. E commenta per farci sentire la tua opinione. Da noi di Radicati nella Scienza avete tutto il rispetto e ammirazione.